La trilogia originale di Crash Bandicoot, sviluppata da Naughty Dog e pubblicata sulla prima PlayStation nella seconda metà degli anni 90, è rimasta nel cuore di milioni di giocatori e continua ad essere una pietra miliare nel mondo dei platform. Tuttavia, tra i 3 titoli che compongono la trilogia originale, il dibattito su quale sia il migliore si concentra principalmente su 2 capitoli: Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3 Warped. Entrambi i giochi hanno subito una evoluzione significativa rispetto al primo capitolo, migliorando in gameplay e introducendo nuove meccaniche che hanno definito lo stile intero della serie fino ai giorni nostri. Ma quale dei 2 è effettivamente il migliore? Lo andremo ad analizzare in questo video. Salve a tutti crashari e benvenuti! Io, come sempre, sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone. E prima di iniziare, la classica sigla. Per andare a decidere qual è il gioco migliore tra Crash 2 e Crash 3 bisogna andare a fare una breve analisi. Non andiamo tanto nel dettaglio, anche perché banalmente entrambi i giochi partono dalla stessa base. Crash 3 alla fine non è altro che un Crash 2 con qualcosa in più, ma è forse quel qualcosa in più che appunto dà quel quid, quel plus, che può far funzionare tutto molto meglio. Ma andiamo con ordine. Quando si parla di Crash 2, credo che si parli principalmente di fascino. Non le atmosfere di Crash 1, non i punti di forza di Crash 3, ma di fascino. E andiamo infatti ad analizzare questo tipo di fascino. Rilasciato nel 1997, Crash Bandicoot 2 rappresenta un netto miglioramento rispetto al primo titolo, sotto diversi aspetti. Molti fan lo considerano il punto di equilibrio perfetto tra difficoltà, level design e fluidità del gameplay. Tra le innovazioni più significative troviamo la scivolata e la panciata per il nostro Crash, 2 abilità che hanno reso il gameplay molto più sofisticato e stratificato. Uno degli aspetti più apprezzati di questo capitolo è il focus predominante sulle sezioni platform, che rimangono il fulcro dell'esperienza di gioco. A differenza di Crash Bandicoot 3, che sperimenta con una maggiore varietà di veicoli e livelli speciali, Crash 2 mantiene un approccio più puro e concentrato sul platforming tradizionale. Questo lo rende particolarmente amato da chi cerca un'esperienza di gioco tecnica e impegnativa, senza troppe distrazioni. Inoltre, il level design incoraggia l'esplorazione, grazie a percorsi segreti e zone nascoste che offrono ricompense extra e livelli bonus. Le stanze segrete accessibili tramite la Warp Room e le uscite alternative danno una profondità maggiore all'esperienza, incentivando i giocatori a scoprire ogni angolo del mondo di gioco. Quelle nitro messe lì, ad esempio, oppure andare a schiacciare con la panciata quella particolare pianta piranha sputa bombette, messa in una posizione particolare. Sono quelle cose che vanno a stuzzicare il cervello del videogiocatore, che non fa mai male. Dal punto di vista narrativo, la storia di Crash Bandicoot 2 introduce un elemento di ambiguità interessante. Cortex, il principale antagonista, convince Crash ad aiutarlo a raccogliere i cristalli necessari per alimentare il suo Cortex Vortex, che, neanche a dirlo, si rivelerà tutto quanto un grosso inganno. Questo aggiunge una componente intrigante alla trama, culminando in un finale che lascia spazio ad uno sviluppo diretto per Crash Bandicoot 3. L'atmosfera di questo capitolo è quasi più oscura e misteriosa rispetto al predecessore, con ambientazioni che spaziano da giungle piovose e fitte fino a fogne molto sporche, tutte accompagnate da una colonna sonora che molto spesso viene additata come la migliore della trilogia. Abbiamo parlato del fascino di Crash Bandicoot 2. Parliamo invece dei punti di forza del terzo capitolo, da molti considerato un grande videogioco, un ottimo sandbox, come si dice in termini tecnici, e che per molti è stato l'apripista all'intera serie videoludica di Crash Bandicoot. Sto parlando chiaramente di Crash Bandicoot 3. Uscito nel 1998, Crash Bandicoot 3 Warped ha portato la serie ad un livello superiore, in termini di varietà
ed innovazione. Questo capitolo introduce una serie di nuove meccaniche e miglioramenti che hanno reso l'esperienza di gioco più ricca e diversificata. Tra le novità più rilevanti possiamo trovare i potenziamenti superpoteri sbloccabili dopo ogni boss, come il doppio salto, il bazooka e lo scatto, la corsa veloce, che cambiano radicalmente il modo in cui i livelli possono essere affrontati. Uno degli elementi distintivi di Crash 3 è la varietà dei livelli. Il gioco spazia tra epoche e ambientazioni differenti, portando Crash a viaggiare nel tempo in scenari come l'antico Egitto, la Cina medievale ed il futuro. Questa diversificazione ha reso il gioco più dinamico e meno ripetitivo rispetto ai suoi predecessori. Tuttavia, alcuni fan ritengono che l'introduzione massiccia di livelli basati su veicoli, come le corse in moto o le sezioni subacquee, abbiano tolto spazio al platforming puro, diluendo l'esperienza tradizionale della serie. Al tempo stesso potrei dire però che è proprio grazie a queste trovate che Crash Bandicoot 3 non stufa mai. Ovviamente non ci saranno tutti questi grandi livelli a piedi, ma sfido chiunque a non ricordare i livelli subacquei, i livelli sulla moto, i livelli sul jet ski. Alla fine, anche se odiati, tra virgolette, sono diventati iconici proprio per questo. Dal punto di vista narrativo, Crash 3 introduce un nuovo antagonista, Uka Uka, il fratello malvagio di Aku Aku, che si allea con Cortex per cercare di conquistare il mondo. Non soltanto però, aggiunge anche un nuovo dottore nel muzzo, ovvero il dottor Nefarious Tropy, che è di prepotenza diventato uno dei personaggi più iconici della serie. Come non dimenticare poi l'arrivo di Dingo Dile, uno dei personaggi preferiti dalla community, tanto da diventare giocabile anche in un gioco mainline della serie, come Crash Bandicoot 4 It's About Time. Questo sviluppo e queste new entry arricchiscono la lore della serie e introducono nuove dinamiche tra i personaggi. Infine, la colonna sonora di Crash 3 si distingue per la sua varietà e per i temi musicali che si adattano perfettamente alle ambientazioni temporali, rendendo l'esperienza ancora più immersiva. Menzione d'onore anche per i temi del bonus round, che hanno tutti lo stesso tema principale, ma nello stile dell'ambientazione storica dei livelli. La mia preferita, neanche a dirlo, è quella medievale. Ma quindi, arrivati a questo punto, qual è il migliore tra Crash 2 e Crash 3? È un'ottima domanda. Se si guarda al bilanciamento tra gameplay puro ed innovazioni, è comprensibile perché Crash Bandicoot 2 venga spesso considerato il miglior capitolo della trilogia. Ha affinato il platforming originale senza introdurre troppe meccaniche aggiuntive, risultando così un'esperienza più essenziale e raffinata. Tuttavia, per chi ha un legame speciale con Crash Bandicoot 3, l'evoluzione della formula e la varietà di livelli rappresentano il culmine della serie, offrendo un'esperienza più ricca e accessibile per un pubblico più ampio. Non ti piacciono i livelli col jet ski? Ci sono i livelli con la moto. Non ti piacciono i livelli con la moto? Ci sono i livelli acquatici. Non ti piacciono i livelli acquatici? Ci sono i livelli a piedi. Ce n'è per tutti i gusti. In definitiva, la scelta tra Crash 2 e Crash 3 dipende unicamente dalle preferenze personali. Chi ama il platforming puro e la sfida tecnica sicuramente sceglierà il secondo capitolo, mentre chi cerca una maggiore varietà e una rigiocabilità più strutturata troverà in Crash 3 la sua esperienza ideale. Ma adesso la risposta aspetta a voi. Qual è fra questi due? Aspettate, faccio così. Qual è fra questi due il vostro preferito? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Preferite Crash 2? Oppure preferite Crash 3? Vi piacciono i segreti? Vi piacciono i veicoli? O semplicemente vi piace Crash Bandicoot, proprio come me? Scrivete qui sotto nei commenti e instauriamo una bella discussione. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video, Crashari. Statemi bene e oggi e per sempre viva Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot 3. Quello che posso dire però è che
tra le due copertine sono un po' interdetto, perché la versione PAL della copertina è spettacolare, quella di Crash 3. Quella di Crash 2 è iconica già di suo. Oddio santo, questa è una delle scelte più brutte che io possa mai fare. Forse Crash 3. Forse Crash 3, sì.